Buonasera a tutti amici di Betty e Marco. Allora, stasera faremo una ricetta buonissima, che non è difficile, è veramente buona buona. Vi faccio vedere gli ingredienti e la facciamo insieme. Allora, carne di vitello. Io l'ho fatta già battere quando l'ho comprata, quindi è molto fina come carne. Ok. Deve essere fina. Oppure la battete quando la comprate, è uguale. Pepe, sale, prosciutto crudo, parmigiano e rucola. Allora, Cosa noi faremo un brociolone di carne, ma in padella. Cioè, poi vedrete, In pian padella piano... o al forno? Non al forno, in padella. Ah, ok. Allora, prima dobbiamo preparare questo brociolone che è di una semplicità immensa. Sì. Quando compriamo la carne ci danno il foglio questo in plastica, giusto perché io l'avevo a volte così a uno le fette. Ok. Oppure prendete semplicemente la carta quella trasparente. Ok. Ok, io userò questo perché me l'hanno messa lì, quindi ok, prendiamo le fette di carne più o meno di questo spessore. Ok. Ok, e le mettiamo una sovrapposta all'altra. Ok, guardate che bella che bel colore che ha questa carne, mi piace. Meraviglioso. Sì, sì. Io la mangerei così. Oggi lavoro sulla mia penisola, amici. Io lavoro sulla scrivania di Alessia. Diciamo che ancora è niente, però va bene, Sto poi ve la lavorando faremo sulla vedere. scrivania di Alessia. Allora, io ne ho prese 4 fette. Ovviamente per quanto, se siete di meno ne prendete 2, lo volete fare più piccolo, come volete voi. Ok. La nostra carne è già posizionata, quindi una fetta sopra l'altra. L'importante è che sia fina proprio, non deve essere doppia. Ok. Adesso cosa facciamo? Andiamo a mettere un pizzico di sale sulla carne, Ok. un pizzico di pepe. Ok. E adesso andiamo a condire. Quello che metto dentro può essere cambiato, stravolto, potete mettere prosciutto, potete mettere quello che vi pare. Io avevo il prosciutto crudo. Ci posso mettere una fetta di carne in mezzo? Dici già? Già te la mangi la carne. Che poi tra l'altro questo prosciuttino è talmente fino che noi lo mettiamo così, non lo separiamo proprio, lo lascio così. Quindi prosciutto Prosciutto crudo. crudo. Gliene metto un altro po' però. Aspetta, no, questa no, questa. Amore, non cominciare, non cominciare. Ok. Va bene così. Io abbonderei sempre, amore mio. Aspettate, mi sciacquo le mani. Vabbè, Gioia, tu abbondi in tutto. Quindi- Allora, devo essere sincera, ragazzi. Mi piace che cucini a piedi scalzi, amore Sì, mio. mi piace. Ragazzi, non ho trovato ancora la grattugia. Lasciamo stare. grattugia? Sì, Gioia. Perché ancora ci sono due Lo scatole so, lì dentro. ancora non l'ho trovata. Sarà lì dentro. Formaggio, scaglie. Ok. Io lo farò col coltello, è la stessa cosa. molto Meglio simile. viene, amore. No, mi piace la grattugia, quella la uso, la mandolina no, non mi piace proprio perché Così mi, è mi più, sono è un tagliata. lavoro più artigianale, quindi prende più valore. Non è vero. Ok, è buona ragazzi, fatelo perché è di una semplicità immensa. Dentro potete mettere, io la faccio in 2 versioni, o la faccio così o la faccio con gli spinaci che viene pure buonissima. Con gli Però spinaci. oggi ho detto la faccio così. Ok. Dopo aver messo le scagliette di parmigiano, prendiamo la rucola e la andiamo a mettere sopra la nostra carne. Ok. È buona, sembra una pizza, io già sento il profumo. Vero. Ok, quanta ne vogliamo noi, eh? Lo decidiamo noi. Questa non mi fa impazzire. La rucola? Sì. No, è A buona. me la sembra erba per le mucche, non lo so. Non Dai. mi fa impazzire, però va rucola. Devi bene. finirla. Allora, a questo punto, con calma, con molta calma, dobbiamo cercare di arrotolare con calma la nostra carne. Quindi in modo tale che ci accompagniamo con le mani, così, guardate, si sta formando un rotolo. Cioè dobbiamo creare tipo un rollò. Un rollò, esatto, ma le fette non si staccano perché le fette sono unite, sovrapposte fra di loro. Ok. Quindi non si staccano, tranquilli. Ci aiutiamo con la carta di plastica o Sì, con la tra l'altro questa è la carne, è un po' più doppia, per questo ho usato questa. Ma si può fare con qualsiasi tipo Con di qualsiasi. carne, anche con la carta stagnola, tanto poi si toglie. Poi si toglie. Ok, Una con la carta a regalo, vero? allora il nostro Guarda che è venuto rotolo bello sto. è pronto. A questo punto, se volete facilitare un po' le cose, avete lo spago da cucina, usatelo. Io non lo uso perché a me non importa che sia perfettamente chiuso.
Cioè nel Tu senso... dici per attaccarlo? Perché non è finita qui la ricetta. Per attaccarlo dici? Per attaccarlo lo volete, per tagliarlo, perché Ok. adesso andrà tagliato. Ok, come coltello userò questo e speriamo bene. Allora amici, dopo che abbiamo formato il nostro brociolone, andiamo a tagliarlo a fettine. Quindi Ok. fettine così. Qualsiasi coltello, non l'importante è che la carne sia tenera. Vabbè, tu usi solo questo coltello. Hai ragione, Non è ma che- ne abbiamo tanti, Non è solo che che puoi io... dire qualsiasi coltello, tu Lo usi so, solo Giulia, questo. è vero. Allora amici, abbiamo tagliato la prima, adesso taglieremo la seconda. Ok, la Dobbiamo seconda creare dei sono rolloncini. dei rolloncini, bravissimo, dei Ok. rolloncini di carne. Certo, il primo era quello estremo, è venuto più Non grossicello. importa, non importa, sempre lo mangiamo. Meravigliosi, Già meravigliosi, tanto tu l'hai mangiata questa ricetta, quindi non è che non meravigliosi. Mi fai vedere dentro come sono? Ah, c'è di tutto. Di tutto. C'è il prosciutto crudo, le scaglie di grana, Sì, sì. la rucola. Quindi va tagliato tutto. Sì, ovviamente le fette, lo spessore, decidetelo voi, se lo volete fare più piccole, più grosse, io le faccio grosse perché... Scusa, tutto questo per chi è? Cioè, per me. Poi ne devi fare altri due. Per chi, amore? Per te e per i ragazzi. Ragazzi. Vabbè, lo tagliamo tutto? Sì, tutto, guardate. Sono delle girelline di carne. Buone. Tagliamolo tutto, dai. Allora amici, dopo che abbiamo formato i nostri rolloncini di carne, prendiamo Ci una siamo padella. spostati perché eravamo lì. Si sono ancora lì fermi. Prendiamo una padella e tagliamo una cipollina, Bianca. però stavolta la facciamo a fette, a fettine, A dischettini. a dischetti, sì. Ok. Buona Questo questa a che ricetta. serve? Ah vabbè, serve per la ricetta, hai ragione. Devo veloce perché devo andare a fare devo montare la Lo scrivania so, di Alessia. Lo so. Se no Alessia poi appena torna che con la zia Non ti preoccupare. Questo lo si tagliamo. arrabbia. Allora, Ricambia. dopo che abbiamo tagliato la cipolla, mettiamo un bel giro d'olio. Mhm. Proprio un bel giro, va bene. E non accendiamo, anzi a fuoco lento. Quindi Accendiamo no? Sì, sì. A Accendiamo a fuoco fuoco molto lento. Ok. Venite con me. Nel frattempo, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare Oh, scusa amore. a infarinare i nostri rolloncini. Quindi prendiamo il primo, guardate, sono belli. Lo infariniamo. Ok. Bello. Amore, che dici bello che l'hai mangiato un sacco di volte tu? Vabbè, che vuoi? Perché non è sempre bello. lo so. Tu non è che sei bella una volta, sei sempre bella, quindi ogni volta che vedo una cosa Grazie, bella veramente. dico Qualcuno che mi ha sei detto bella. che... Lasciamo stare. Qualcuno ti ha detto? Adesso sono un po' trascurata. No, sono un po' stanca. Ma ci è credo, diverso. dopo un trasloco di... Ci Allora, credo. infariniamo tutti i nostri rolloncini. Quindi poi togliamo la farina in eccesso. Quindi si passano semplicemente In farina. in farina. Una cena deliziosa. Allora amici, guardate, li ho tutti infarinati. Ok. E adesso andiamo reparto fuochi. Reparto fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio. Alziamo la fiamma in questa cipolla. Un cucchiaio di legno. Quindi già sta soffriggendo leggermente. Esatto. Ah, vedi, si soffriggono. Non si soffriggono, amore, si fanno cuocere. Si friggono. Si fanno cuocere. Adesso a uno, quindi abbassiamo la fiamma. A uno li andiamo a mettere in padella. Che meraviglia. È una ricetta diversa. Che squisitezza, amore mio. Buona, buona. Ok. Li abbiamo posizionati tutti in padella. Ok. Io metterò un'altra sprizzatina di sale. Ma poco. Un po' di pepe? No. No, pepe no, va bene così. Già il profumino. Adesso già il profumino già si sente. Facciamolo rosolare sia da un lato che dall'altro. Accompagniamoli con delle patate al forno. Con Mamma Quindi mia. man mano vanno girati. Sì, adesso li giriamo insieme e vi faccio vedere. Ok amici, andiamoli a girare perché devono rosolare da tutti e due i lati. Buona questa con la cipolla, amore. Piano piano e li giriamo. Quindi vanno costantemente girati. No, vanno fatti rosolare e poi si deve cuocere la carne. A uno, piano piano.
Si girano tutti. Si girano tutti, esatto. Ricordiamoci che dentro c'è crudo, rucola e scaglie di parmigiano. Quindi è ben condita la carne. Ok. Allora amici, una volta fatto rosolare anche dall'altro lato, cosa facciamo? Ovviamente non vi preoccupate, la carne non deve essere cotta, deve cuocere. Prendiamo un bel bicchiere di vino bianco, quindi siamo a fiamma alta. L'ingrediente segreto, E amore. lo andiamo a mettere su tutta la carne. L'ingrediente segreto di tutte le ricette di questo mondo, il vino. Ora lasciamo sfumare il vino, dopodiché abbassiamo la fiamma e facciamolo cuocere dolcemente. Se vogliamo possiamo mettere anche un coperchio, io preferisco non metterlo. Ogni tanto andiamolo girando, quindi la carne deve essere cotta. Tutto questo per quanto tempo? Ma lo vediamo, appena sta sfumando il vino, adesso cosa facciamo? Abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere proprio lentamente. Allora amici, i nostri rolloncini di carne sono pronti, io spengo, Mamma che meraviglia! però voglio metterli in un Che piatto, squisitezza! quindi mi Poi trasferisco. questo odore anche di cipolla. Certo, è buono, mo tutto. Che squisitezza! Allora, andiamo a prenderli, io li metterò in un piatto. Che buoni. Non ci vuole niente, amici, avete visto? Io per girare la frittata e per arrotolare la carne non sono bravissima, però se ci sono riuscita io, Amore, ci riesce chi adesso no. che ho pure la livella per girare la frittata ci penso io. Ok. Che squisitezza, ma anche questa Ovvio, cremina. ora la cremina la mettiamo su. Avevo preso la paletta. Cioè, no? questo è il tuo e queste sono le mie, va bene amore? Allora il sughetto ovviamente non lo lasciamo. No, con è la parte cipolla. migliore. Lo andiamo a mettere tutto sopra. Come si chiama? Cipollata. Sì, ma poi è dolce questa Che cipolla. meraviglia. Che delizia. A parte che si presenta bene. Cioè. Certo. E non è difficilissimo È volendo. facilissimo. Ma un po' da arrotolare forse potete. Ma non guardate, io non ho messo neanche spago, quindi immaginate, te l'ho detto, se ci può riuscire, se c'è riuscita Betty ci riesce chiunque. Ok, i nostri rolloncini di carne sono pronti. Una delizia. Spero che vi sia piaciuta questa ricetta semplice, però secondo me è buonissima perché all'interno è ripieno. Noi che possiamo dirvi? Vi auguriamo, siete meravigliosi, vi auguriamo una buona cena, giustizia per Beatrice. Un bacio da Betty. E Marco? Ciao amici, a domani. Buona cena.